Buongiorno e benvenuti ai nostri episodi di Italy Leads the Change, una serie di interviste con i nostri protagonisti del territorio italiano e nonché anche i nostri fornitori. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Pietro Scandariato, General Manager del Relais Sant'Uffizio, una bellissima realtà in Piemonte, nel Monferrato precisamente, che per noi rappresenta una struttura di riferimento per i nostri team building, i nostri incentivi e anche company retreat. Ma lascio la parola a Pietro per aprirci il mondo di Relais Sant'Uffizio e della catena LDC Hotels. Buongiorno Laura, grazie a te dell'invito e dell'opportunità. Io partirei parlando un po' del nostro Relais Sant'Uffizio, che è un edificio monastico del XVI secolo, incastonato in 5 ettari di vigneto nella campagna del Monferrato. Anticamente era una residenza dell'inquisitore dove già all'epoca venivano coltivati il vigneto ed il baco da seta. Come struttura ristorativa inizia il suo percorso negli anni 70 e dalla fine degli anni 70 fino alla fine degli anni 90 la locanda del Sant'Uffizio mantiene ininterrottamente per 20 anni una stella Michelin, divenendo un ristorante iconico ed attraendo numerosi ospiti sia dall'Italia che dall'estero. Dopodiché ha avuto un periodo altalenante fino al 2013, quando viene acquistato da LDC Hotels and Resort, che lo riporta in breve ai lustri di un tempo. LDC è un importante gruppo taiwanese di proprietà della famiglia Chang, che è animata da una grande passione per l'Italia a gestire in strutture di interesse storico, artistico e culturale attraverso la valorizzazione di strutture già esistenti o la riconversione di palazzi storici in strutture di lusso, come per esempio il nostro Palazzo Venalta a Venezia, oggi albergo 5 stelle, leading hotels of the world. All'interno del gruppo poi abbiamo anche un Country Luxury Relais in Umbria, che è la nostra Villa Monte Solare, una bellissima villa alle porte di Firenze, Villa Ortalia, e un Business Leisure Hotel a Roma, che è il nostro Aroma Lifestyle, che è anche il nostro headquarter. E entrando più nello specifico del nostro relais, abbiamo 41 camere nell'edificio storico, 13 camere a Casa Monfrà, che è un altro edificio a 150 metri, una spa panoramica sul vigneto di 600 metri quadri, 4 sale congressi per eventi di ogni tipologia, 2 piscine esterne e 2 ristoranti, di cui uno è affidato allo chef pluristellato Enrico Bartolini, che ormai da novembre del 2018 ha riconquistato la stella Michelin. Sì, e posso garantire buonissimo, perché ho mangiato in quel ristorante, devo dire top. Dunque, l'area insomma dove si trova il Relais Sant'Uffizio, il Monferrato, è ancora un'area sconosciuta, però diciamo che questa rivalorizzazione del Relais Sant'Uffizio diciamo dà la possibilità di poter sviluppare un turismo culturale. Quindi che cosa si può vivere all'interno di quest'area, attorno al Relais Sant'Uffizio? Cosa c'è da scoprire? Allora, la nostra filosofia è quella di valorizzare la cultura locale ed il territorio. A noi non piace la standardizzazione, ma ci piace offrire dei servizi sia leisure che business su misura del cliente, cercando sempre di far sì che il nostro ospite abbia un contatto su quello che offre il territorio di cui facciamo parte e quindi in primis il nostro patrimonio chiaramente enogastronomico.
E proprio in questo periodo in cui siamo costretti, come sai bene, con il lockdown, siamo costretti a stare rinchiusi, a stare dentro, e abbiamo approfittato per vederci attraverso le piattaforme online come quella che stiamo utilizzando adesso, con il nostro ufficio sales, la direzione generale, la proprietà e i colleghi delle altre strutture, per cercare di elaborare delle nuove idee ed offrire ai nostri ospiti, quando riapriremo, delle esperienze sempre più ricche. Stiamo stringendo ulteriori collaborazioni con le cantine locali per esperienze legate al vino, produttori di prodotti tipici del territorio, laboratori di artigianato locale per coinvolgere i nostri ospiti in attività di artigianato, i tartufai, con i quali organizziamo delle esperienze legate alla caccia al tartufo. Un altro aspetto che vorrei evidenziare è la natura, e organizziamo delle esperienze legate al Nordic Walking, delle passeggiate nella vicina campagna, delle sessioni di yoga all'aperto nei giardini del Sant'Uffizio, la raccolta dell'uva e la raccolta delle nocciole durante il periodo delle relative raccolte. Infine, ma non per importanza, vorrei evidenziare l'esperienza gastronomica offerta dalla nostra cucina da parte del nostro chef stellato Gabriele Boffa, che realizza dei meravigliosi piatti gourmet con prodotti sempre che fanno parte del territorio del Monferrato e anche delle vicine Langhe, perché lui è di Alba. Come per esempio, per citarne qualcuno, la famosa carne, la fassona piemontese, le nocciole IGP del Piemonte, la ricotta di Seiras e la salsiccia di Bra. Quindi anche qui produttori locali che forniscono la nostra cucina e che vengono immediatamente lavorati per andare sui tavoli dei nostri ospiti. Questo poi è molto importante, anche secondo la nostra filosofia, che un albergo possa veramente usufruire dei produttori locali, secondo me è fondamentale. Allora, proprio per questo i meeting face to face ovviamente ricominceranno, ma avranno, diciamo, ma saranno diversi. Per esempio la CSR, la Corporate Social Responsibility, è importante e sarà sempre importante, ma la Individual Social Responsibility sarà fondamentale. Quindi sarà fondamentale come noi struttureremo o voi strutturerete degli incentivi, dei gruppi, basandosi su ma non solamente nel distanziamento sociale, ma anche su degli elementi che hai appena citato, appunto basandosi su un cibo etico, locale, sul wellness, che cosa state facendo voi per quanto riguarda, cosa prevedete per avviare e ricominciare da un punto di vista anche di turismo sostenibile, che protegga diciamo, l'individuo, ecco. Certo. A tal proposito mi fa piacere ricordare che LDC, ancora prima del lockdown, negli hotel che in quel periodo erano aperti, quindi per esempio la Roma Lifestyle di Roma, avevamo introdotto la mascherina per tutti i nostri dipendenti, la misurazione della temperatura per gli ospiti in arrivo e anche il distanziamento. Questo lo dico, diciamo, anche con un po' di orgoglio, perché anche in queste circostanze per LDC l'attenzione per l'ospite e quindi la sua sicurezza e benessere vengono sempre al primo posto. Quindi quando sarà possibile riaprire metteremo a punto tutte le misure necessarie per prevenire il contagio, ma senza mai snaturare l'essenza del nostro lavoro, che è essere ospitale verso chi ci viene a trovare per leisure o per business e fargli trascorrere dei periodi di relax, benessere e anche un pizzico di spensieratezza. Qui poi al Sant'Uffizio, devo dire, siamo particolarmente fortunati perché il relè si trova all'interno di 5 ettari di proprietà con spazi sia interni che esterni molto vasti. Vero, è una vista meravigliosa.
E veramente bella. Soprattutto svegliarsi la mattina con quella vista è meraviglioso. E, dunque, diciamo, sempre legato a questa domanda, ovviamente saremo distaccati, il ricominciare significherà anche essere distaccati dalle concezioni, dalle vecchie concezioni di 2 mesi fa, ossia prima probabilmente prevaleva molto di più la quantità sopra la qualità, e credo che adesso si deve cominciare a guardare più alla qualità che alla quantità. Assolutamente. Cosa ne pensa? Sì, sicuramente bisognerà guardare più alla qualità, all'attenzione, al territorio, agli aspetti culturali e cercare di offrire dei servizi sempre più ad hoc per il cliente. Le cose cambieranno rispetto a 2 mesi fa, però comunque avendo ben presente l'attenzione verso l'ospite, io credo che si possa ripartire senza grosse difficoltà. Bene. E voi siete aperti durante tutto l'anno? E quali però secondo lei sono le stagioni migliori per visitare il Monferrato, e soprattutto quale importanza ha la stagionalità per questo territorio? Ma allora, nel Monferrato devo dire è uno dei pochi posti in Italia dove è possibile vedere tutti i colori delle stagioni. Il bianco, perché a volte anche d'inverno nevica e possiamo vedere il bianco della neve, il verde dei prati mescolato ai colori dei fiori in primavera, il giallo dei campi di grano durante l'estate e l'arancio delle foglie che cadono in autunno. Noi come periodo solitamente siamo aperti da aprile, dai primi di aprile, e chiudiamo dopo le feste di Natale, quindi più o meno verso il 6 di gennaio. Il periodo di alta stagione è sicuramente l'autunno, perché è il periodo del tartufo che attrae centinaia di migliaia di ospiti da tutto il mondo, ma anche la primavera e l'estate sono dei buoni periodi per visitare il Monferrato e il Sant'Uffizio. Mi viene in mente per esempio per la celebrazione di una festa di un matrimonio, un evento aziendale o legato a dei gruppi leisure, un weekend all'insegna del relax, coccolati nella nostra spa o approfittando del nostro ristorante stellato, o perché no, anche delle settimane lunghe durante l'estate che vanno sempre di più come alternativa al mare durante il periodo estivo per stare all'esterno. Noi abbiamo 2 bellissime piscine all'esterno e anche fare delle passeggiate nella campagna circostanti. Quindi, per rispondere alla tua domanda, ogni stagione ha le sue peculiarità e ogni stagione può essere una bella occasione per venirci a visitare. Certo, e ogni occasione sarà personalizzata a seconda della stagione che si visita. Certo. Esatto. E allora, ultimamente noi sentiamo spesso che appunto il turismo e gli eventi ricominceranno, ma sarà tutto diverso. Se ci dovessero essere dei cambiamenti, quali potrebbero essere le opportunità e che cosa vorrebbe che cambiasse? Ma io credo che dopo che questo periodo sia finito, la gente tornerà a viaggiare. Credo e voglio sperare anche più di prima. Credo che ci sarà probabilmente più attenzione all'ambiente ed al territorio e verranno premiati chi questa attenzione magari l'ha sempre avuta o per destinazione geografica o anche per cultura aziendale. E questi credo e mi auguro che siano i maggiori cambiamenti culturali e di aspettative post-virus. Quindi più attenzione alla natura, all'ambiente, maggiore voglia di visitare le città d'arte, quindi in sintesi un turismo più responsabile. Siamo d'accordo. Un messaggio positivo per i futuri viaggiatori. Ma io quello che mi sento di dire è non abbiate paura di tornare a vedere il bello, di farvi sedurre dall'arte e dalla cultura, di godere dei prodotti dell'enogastronomia più buoni del mondo,
che solo in un paese come l'Italia sono presenti in ogni angolo del suo territorio. Questo credo che sia un bel messaggio e un augurio per i giorni che verranno. Esatto, per una bellissima, per ricominciare col piede Per giusto. ricominciare, assolutamente. Allora, noi adesso vi lasciamo, ringraziamo Pietro per il suo tempo, la sua condivisione di pensieri positivi e ci vedremo presto nel prossimo episodio. Arrivederci a tutti. Grazie, Grazie ancora Pietro. grazie a te Laura.